Nella notte tra il 6 e il 7 aprile del 1520, Raffaello, ammalatosi 8 giorni prima di una febbre continua e acuta, improvvisamente muore. Attorno al suo letto si raccoglie tutta Roma, costernata e incredula. Lo stesso pontefice Leone X, che tanto ancora si aspettava dalla travolgente creatività dell'artista, è affranto dal dolore. La morte di Raffaello è un evento clamoroso di cui subito si parla in tutte le corti italiane. È morto non solo il più celebrato pittore vivente, ma è scomparso anche l'architetto della fabbrica di San Pietro e lo studioso di antichità da cui ci si attendeva la miracolosa ricostruzione della Roma e dei Cesari. La sua prematura scomparsa ha reso Raffaello il modello divino della creazione artistica, l'artefice rapito al mondo nel fiore degli anni. La sepoltura di Raffaello, il 7 aprile 1520, avviene, secondo le ultime volontà dell'artista, all'interno del Pantheon, il monumento di Roma antica più amato dall'Urbinate, disegnato e studiato sin dai primi anni del secolo, divenuto un modello fondamentale per la sua attività di architetto. Raffaello, dopo aver fatto restaurare a proprie spese un'edicola del Pantheon, aveva chiesto a Lorenzetto, il proprio fidato collaboratore nel campo della scultura, di realizzare una monumentale Madonna col Bambino, la cosiddetta Madonna del Sasso, prendendo come modello un'antica scultura romana raffigurante Afrodite. Tutto, anche nella tomba, doveva dichiarare il desiderio di Raffaello di vivere e morire all'antica. L'epitaffio latino, inciso sulla lapide funebre, esalta la potenza creatrice dell'artista. Qui giace Raffaello, da lui quando visse la natura temette di essere vinta, ora che egli è morto teme di morire. La lettera a Leone X, scritta nel 1519 a 4 mani da Raffaello e Baldassarre Castiglione, va collegata al progetto di ricostruzione grafica dei principali monumenti di Roma antica. La lettera è una testimonianza cruciale del pensiero di Raffaello, un artista che ha lasciato pochissime testimonianze dirette, ma è anche il documento che dà l'avvio alla storia della moderna concezione di tutela e conservazione dei monumenti. In questa sala della mostra si confrontano e idealmente dialogano i 3 protagonisti della lettera a Leone X. Raffaello, nel tardo autoritratto del Museo del Louvre, dove l'artista, in compagnia di un amico, si rivolge direttamente all'osservatore, il Papa Medici, impegnato come un appassionato collezionista d'arte ad ammirare un prezioso manoscritto miniato, e infine Baldassarre Castiglione, il grande poeta e prosatore, l'amico fraterno di Raffaello con cui a partire dal 1513 aveva stretto un intenso sodalizio culturale. 3 uomini d'eccezione legati da vincoli umani e intellettuali, 3 capolavori artistici in grado di rivelare la maestria del pittore e la sua capacità di sperimentare sempre nuove soluzioni espressive. Nel percorso artistico di Raffaello, il confronto con l'arte classica è stato decisivo sin dalla formazione a Urbino, poi durante la fase fiorentina e ovviamente con un'enfasi crescente durante gli anni a Roma. Si può anzi affermare che quasi nessuna invenzione del Raffaello romano prescinda dal continuo paragone con l'antico. Leone X, figlio di un illuminato mecenate come Lorenzo il Magnifico, fu un papa colto, amante delle arti e consapevole del potere delle immagini per sostenere e diffondere l'ideologia pontificia. Negli anni leonini, Raffaello è celebrato come il più grande artista vivente, operando in tutti i generi, dalla pittura sacra alla decorazione profana, dai monumentali cicli pittorici ai piccoli dipinti realizzati per raffinati collezionisti. L'enorme numero di commissioni e l'impegnativo incarico di architetto della fabbrica di San Pietro lo obbligano a circondarsi di esperti collaboratori e giovani allievi, capaci di affiancarlo traducendone le inesauribili invenzioni compositive. Le sue opere cominciano a diffondersi in molte regioni d'Italia, varcando anche i confini della penisola.
Il 15 giugno 1515 Raffaello riceve il primo pagamento documentato per una nuova prestigiosa commissione di Leone X, 10 monumentali cartoni policromi per un ciclo di preziosi arazzi dedicati alle storie dei santi Pietro e Paolo da collocare lungo le pareti della Cappella Sistina. Per Leone X questa dispendiosa commissione offriva l'opportunità di apporre un sigillo mediceo sul più importante luogo sacro di Roma. Il ciclo di arazzi era stato pensato da Raffaello in dialogo non solo con gli affreschi dei maestri toscani e umbri del Quattrocento che decoravano le pareti della cappella, ma soprattutto con la magniloquente volta michelangiolesca. Raffaello è stato il pittore della grazia e della bellezza, in particolare di quella femminile, e con il gentil sesso ha avuto un rapporto intenso, come ricorda Giorgio Vasari, che lo descrive come persona molto amorosa ed affezionata alle donne. In questa sala possiamo osservare come Raffaello abbia ragionato a lungo sull'ideale bellezza femminile, una bellezza filosofica capace di superare le inevitabili imperfezioni del mondo, ispirata alla corrente del neoplatonismo e alla poesia di Francesco Petrarca, di cui l'artista era un appassionato lettore. Se l'ideale immagine femminile trova riscontro nei celebri dipinti La Velata e la Fornarina, in cui a lungo si sono voluti riconoscere i tratti dell'amante di Raffaello, il ritratto maschile offre lo spunto per riflettere sul carattere dei personaggi rappresentati con tratti di spontaneità e immediatezza. Oltre ad essere il più grande pittore dei suoi tempi, Raffaello è stato un architetto dotato di vero genio. Come già aveva fatto nelle arti figurative, l'artista ha studiato approfonditamente i resti degli antichi edifici romani che gli hanno consentito di sviluppare il suo linguaggio innovativo. Nella sala sono esposti molti dei suoi disegni architettonici, tutti ispirati ai modelli classici come la Cappella Chigi a Santa Maria del Popolo, il cui schema riprende il Pantheon. I motivi dell'antica scandiscono la facciata di Palazzo Brancone dell'Aquila, colonne doriche, nicchie con statue, teste, aquile, mascheroni e nastri davano il tono ad una residenza fastosissima che diviene un esempio imprescindibile per l'architettura privata. All'antico si rifanno anche i progetti per la sontuosa villa sulle pendici di Monte Mario, oggi chiamata Villa Madama, che gli commissiona Giuliano dei Medici, cugino di Leone X e futuro Papa Clemente VII. L'unico che negli anni romani ha potuto rivaleggiare con l'ampiezza delle committenze pontificie è stato il ricchissimo banchiere del Papa, il senese Agostino Chigi. Mecenate d'eccezione, Chigi domanda a Raffaello di decorare la sua villa sulle rive del Tevere, la cosiddetta Farnesina. Insieme alla celebre Galatea, affrescata in competizione con il Polifemo di Sebastiano del Piombo nel 1512-1513, le figure dipinte nella loggia di Psiche, realizzate con l'aiuto degli allievi nel 1518 e ispirate alle statue classiche, danno vita a una straordinaria narrazione mitologica che influenzerà la pittura fino al Settecento. Il banchiere morirà solo 5 giorni dopo l'Urbinate, l'11 aprile 1520. Giuliano della Rovere, Papa Giulio II, è stato con ogni probabilità il più grande, ambizioso e influente mecenate della modernità. Sono le sue scelte artistiche, impetuose e controcorrente, ad aver avviato quella rivoluzione stilistica che Vasari consacrerà come quella maniera che noi vogliamo chiamare moderna. Nei grandi cantieri dell'urbe si stabilisce il nuovo indiscutibile centro di rinnovamento del linguaggio figurativo. La decorazione della volta della Cappella Sistina, il progetto per la monumentale sepoltura del Pontefice, l'avvio dei grandiosi lavori della nuova Basilica di San Pietro, l'aprirsi della campagna di affreschi nelle stanze dell'appartamento privato del Papa trasformano Roma in una straordinaria fucina di novità artistiche.
Raffaello giunge nella capitale pontificia alla fine del 1508, divenendo un protagonista indiscusso di questo clima di effervescenza culturale. Insieme all'attività in Vaticano, l'Urbinate continua a lavorare per ricchi committenti privati e prosegue con la ricerca sul tema iconografico della Madonna con Bambino, in relazione sempre più stretta con le fonti antiche. Quando Raffaello giunge a Firenze, probabilmente nell'autunno del 1504, la città stava vivendo un momento di grande fibrillazione artistica. Leonardo e Michelangelo si affrontavano nel salone del Maggior Consiglio in Palazzo Vecchio, con le due battaglie di Anghiari e Cascina, mentre erano vivissimi i confronti fra artisti del calibro di Fra Bartolomeo, Filippino Lippi e Piero di Cosimo. Raffaello, inoltre, osserva i maestri quattrocenteschi come Masaccio, Donatello e Luca della Robbia, di cui assimila e reinterpreta gli esiti formali. Le opere fiorentine rivelano così il progressivo allontanamento dai modelli di Perugino. Il momento in cui Raffaello decise di lasciare le proprie terre di origine e prendere residenza a Firenze è rappresentato da due opere fondamentali: La Dama con Liocorno, dipinta a caldo appena vista la Gioconda in corso di esecuzione nella bottega fiorentina di Leonardo, e il cosiddetto Sogno del Cavaliere, che probabilmente precede di pochissimo la partenza per Firenze. Il disegno di Oxford, con il volto di un fanciullo e lo studio della mano sinistra appoggiata su un foglio, apre un improvviso spiraglio sui primi passi artistici del genio adolescente. L'autoritratto delle Gallerie degli Uffizi chiude simbolicamente la mostra. Il volto giovanile del pittore, non toccato dal tempo, si è trasformato col crescere del mito di Raffaello nell'immagine canonica dell'artista dotato dalla natura di grazia e amabilità quasi sovrannaturali.